Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche che porta al Natale del 2025. Abbiamo la carta del Mago, amici dell'Ariete, carta di nuovi inizi, carta di azione, di movimento ed è la carta anche che parla delle leggi di manifestazione. Quindi se state facendo lavori, come li chiamo io, di sotto, se state facendo lavori energetici per manifestare qualcuno o qualcosa, vi dico che è facile che in questo periodo possa arrivare come una risposta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, c'è anche il mio numero di telefono e poi ci sono anche i link per i corsi di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Abbiamo di nuovo il mago e la torre. Appeso. Temperanza. Tre di pentacoli. E matto, cioè ragazzi avete 5 arcani maggiori su 6 carte. È un periodo super potente. Allora, partiamo da questo mago. Qui sento come se all'inizio ci fosse o qualche cosa che non parte, o qualche tipo di struttura mentale che dovete far cadere. Andiamo a vederlo. Appeso. 3 di bastoni e appeso. Sento quasi che abbiate come paura a muovervi, paura ad agire, paura a fare qualcosa. Il 3 di bastoni è una carta di progettazione ed è o fa riferimento in questo caso al non aver progetti e quindi può essere per quello che ci sia come questa titubanza, questa esitazione nel fare un movimento in avanti, però è anche vero che con la carta dell'appeso, che comunque avete già qui, c'è la possibilità, secondo me, di vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere la torre. Fante di pentacoli e asso di spade. Io sento, ragazzi, che c'è bisogno di parlare chiaro o di schiarirsi le idee, se vogliamo. Ma tecnicamente è un buon periodo perché comunque avete 2 volte l'appeso e poi la temperanza e con la carta della torre c'è anche la caduta dell'ego, la caduta di certi obiettivi, di certe ideologie, di certi modi di pensare, di certe rigidità potrebbe essere. E diciamo che mi dà una speranza questo fante di pentacoli perché effettivamente può essere come un nuovo modo di scoprire certe cose, può essere un nuovo modo di vedere una situazione particolare della vostra vita, la vostra vita in generale. Andiamo a vedere l'appeso. 2 di bastoni, c'è la voglia di guardare al futuro. Allora, qui abbiamo 2 e 3 di bastoni. È interessante che prima ci sia il 3 e poi ci sia il 2, perché l'energia va scendendo. Però è come se, secondo me, il periodo di Natale vi desse la possibilità... Ah, tenete presente che la lettura dura più o meno 1-2 settimane da quando la ascoltate, ok? Quindi così vi sapete regolare un po' con le tempistiche. Però la sensazione qui appunto è che guardando le cose da un'altra prospettiva o magari cambiando anche tipi di progetti futuri, anzi datemi una carta per il 3 di bastoni.
potrebbe essere qualche cosa inerente al lavoro o inerente alla... Ah, guardate, campo aperto. Può riguardare qualsiasi settore della vostra vita, anche solo semplicemente il fatto di cambiare stile di vita con l'otto di pentacoli. Io credo, quando il mago è al contrario, parla di una non azione e poi abbiamo un appeso, come se ci fosse un momento di stasi iniziale. C'è questo crollo e questo nuovo inizio con l'asso di spade. Io credo che se non avete nessuno, questo fante di pentacoli potrebbe rappresentare una persona nuova che andrete a conoscere e che, tra virgolette, vi farà cadere un po' tutti i castelli che vi siete fatti, del tipo la prossima persona con la quale uscirò sarà fatta così, così, così. Mm? E invece poi incontrate questo fante di pentacoli e tutte le vostre teorie vanno a farsi benedire. C'è di nuovo l'appeso, quindi secondo me il periodo potrebbe essere anche un po' lento o comunque molto riflessivo. Andiamo a vedere la temperanza. Giustizia e eremita. C'è qualcosa da riequilibrare qui, Sento che potrebbe essere, considerati i due appesi e i due maghi, o un modo di agire, un modo di creare equilibri, un modo di creare regole, un modo di creare accordi. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 6 di spade e giudizio. Datemi una carta per il giudizio. Sei di pentacoli, fante di coppe e papa. Io credo che qui potrebbe cambiare un qualche tipo di ideologia. Tenete presente che 6 di spade è la carta delle credenze limitanti. Tipo, se io ho l'idea che non lo so, che una persona deve essere fatta in un certo modo per entrare a far parte della mia vita, io credo che in questo periodo vi si smonterà parecchio quest'idea, sia che sia un collaboratore lavorativo, sia che sia una persona a livello romantico, oppure, anche se fosse per esempio il ridefinisco i ritmi di vita, credo che potreste iniziare a considerare cose che fino ad adesso non avevate preso in considerazione. Si tratta di trovare nuovi accordi in equilibrio, ma prima secondo me dovete riequilibrare voi. C'è qualche cosa da guarire qua con la temperanza. Può anche essere semplicemente che abbiate bisogno di un periodo di riposo, Però sento anche un certo timore alle associazioni, sinceramente. Se non ve la sentite di fare qualche contratto, può essere utile un pre-contratto. Cioè, prima di fare il contrattone magari con quel cliente o con quel fornitore di un anno, dove io poi sono vincolata a questa persona, magari a comprare o a vendere a questa persona per un anno, lo faccio per 3 mesi. Faccio delle cose come un po' più brevi, un po' più piccoline, così si inizia a conoscersi. Andiamo a vedere il matto, ragazzi, perché qua qualche cosa di nuovo inizia. Il matto di solito parla di una nuova avventura, di una nuova di un nuovo viaggio, di una nuova spedizione, potrebbe essere di un nuovo progetto, potrebbe essere un viaggio, qui. Ragazzi. Io sento che qualche cosa termina e che qualche cosa, stamattina mi impapero, e che qualche cosa altro inizia. Può essere che non ci siano esattamente le regole, ecco perché anche la giustizia è il contrario, che sia, diciamo, per esempio una collaborazione dove non c'è un tu mi dai tot ore di lavoro e io ti pago X, ma piuttosto c'è un quando hai bisogno mi chiami, molto free, molto liberi, e per il pagamento ci si viene incontro, magari non mi paghi i soldi cash, facciamo uno scambio. Sento una cosa molto... e potrebbe essere per quello che sentite come il bisogno di mettere dei paletti, delle regole.
C'è anche il Papa è una carta di contratti anche lui, quindi secondo me c'è come la possibilità di raggiungere degli accordi con questa persona, anche se magari non è proprio nelle vostre corde. Ho come l'idea che siano taciti accordi. Tenete presente che il Papa fa anche riferimento a un mediatore e quindi, considerato che abbiamo qui il giudizio al contrario, potreste effettivamente mettervi in un progetto con questa persona senza avere, cioè liberandovi secondo me da queste ideologie, cercando di vedere le cose da un'altra prospettiva, lasciando indietro le credenze limitanti, però è anche vero che non avendo la visione d'insieme potrebbe essere necessario un mediatore. E qui per mediatore sì, potrebbe essere un mediatore finanziario, per esempio, potrebbe essere un mediatore spirituale e se foste già in coppia e ci fossero dei problemi, potrebbe essere un terapeuta di coppia. Vi dirò, ho abbastanza tutti e due i settori, sia quello del lavoro che quello affettivo, nel senso che la lettura può essere tranquillamente adattata sia a uno che all'altro, non è che una delle due energie sia più forte. E ho anche come la sensazione che abbiate voglia di scoprire un po' la vita, di andare, di partire, di fare, di scoprire, di andare verso nuovi mondi. Ma sento che comunque ragazzi è un buon periodo per riportare in equilibrio cuore e mente. Cosa vuole la mente e che cosa prova il cuore. E secondo me le cose potrebbero anche collimare per qualcuno. Andiamo a vedere qualche oracolo ragazzi. Ah, una cosa vi devo dire. Se per caso foste in un momento dove avete una compravendita di qualche casa, di qualche struttura, direi con mattoni, non si tratta di compravendita di macchinari o di mezzi, automezzi, ehm, potrebbe essere che qualcuno decida di svendere pur di togliersi una grana dalla schiena. Diciamo che è un'idea che potreste valutare. Andiamo a vedere le fatine. Porta magica. Oh, che bella carta che vi è toccata. Ci vuole coraggio e fiducia per avventurarsi nello sconosciuto. Qui avete proprio due carte di avventura, di viaggio e di spostamento. Ehm, Anche se nello sconosciuto è il posto dove ci sono le più grandi cose ad aspettarti. È tempo di fare un passo in avanti senza guardarsi indietro. Mm. Bene, andiamo a vedere un koan zen. Allora, all'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Lo posso vedere con questa torre, ragazzi, perché la torre di solito quando arriva porta come dei... porta la notte buia dell'anima. Quindi, quando c'è una forte caduta dell'ego, vi faccio un esempio come un altro, si frequenta una persona per 3, 4, 5, 8 anni e si ha l'obiettivo di, ipotesi, sposarsi, visto che qui abbiamo un papa, o di mettere su casa insieme e magari poi di punto in bianco si termina la relazione. Quello è una caduta dell'ego, perché la mia idea, il mio ideale, tutti gli sforzi, i sacrifici che io ho fatto in funzione di quell'obiettivo cascano. Non è servito a niente, non è stato quello che ha fatto la differenza e tutto quello che era la mia vita in quel momento impostata su quell'obiettivo cade. Ok, quello potrebbe essere una morte dell'ego. Quindi io ho delle certezze e ad un certo punto cambiano tutte le certezze. E qui ragazzi vi dico che è come se qualcuno di voi vivesse un momento di ombra, ma secondo me con questi due appesi, la carta della temperanza, questo papa e le due carte qui finali, è come se si iniziasse a vedere la luce in fondo al tunnel, mi viene da dire.
Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Ok, ultimo oracolo. Ok, trasformati, convertiti in qualcuno di migliore. Scopri una cosa che ti farebbe sentire meglio e essere più impoderata, che è una traduzione letterale dello spagnolo, in italiano non esiste ragazzi, però è prendervi il vostro potere. Solo che mi piace tanto questa parola perché con una parola rende proprio l'idea, empoderata. Ok, quindi scopri una cosa che ti fa sentire, ti farebbe sentire meglio e ti farebbe essere più empoderato, tanto tanto in quello che fai come in chi sei e integralo nella tua routine. Se ti risulta difficile, identifica perché trasformarti in qualcuno di migliore è qualcosa che preferiresti non fare. L'obiettivo, riconosci come e perché crei sabotaggio al tuo impoteramento, alla tua presa di potere. Che interessante ragazzi. Anche questa è... lavora da sotto questa affermazione secondo me. Fatemi sapere se vi risuona. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però tenete comunque presente che la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, però ci sono anche altri temi, diciamo di tipo più ampio, metafisica, metamedicina, kundalini, parliamo dell'astrale, di come risvegliare il terzo occhio, insomma ci sono tanti argomenti e il tutto è stato studiato come se fosse un corso di formazione, quindi sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine progressivo di numero. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, date un'occhiata così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un super Natale, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ragazzi. Ciao ciao!